Chi ha il coraggio di inoltrarsi con me in questo tema difficile che è l'identità? Sì, perché anche sul tema dell'identità c'è modo e modo di affrontarla. Perché? Attenzione, l'identità oggi viene usata come una delle peggiori armi per dividere la gente. Però non è l'identità in sé il problema, è sempre quella cosetta lì del significato, ovvero se questa è la scatolina della nostra identità, come la riempiamo questa scatolina? Con quale significato? Ecco che in questo video ti dico la differenza tra l'identità come è comunemente percepita, venduta, esasperata e spacciata, quindi secondo un'ottica duale oppositiva, e l'identità beyond dualism, l'identità cristallo. Ecco, quasi Aghianda è pronta a tediarti per un pochettino di minuti, però trovo che sia una cosa fondamentale. Sei su questo canale perché? È un canale per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi? Sì. È un canale per radicare una rivoluzione? Sì. E quindi partiamo da quella, come dicevo all'inizio, che è una delle peggio armi utilizzate, l'identità. Attenzione, è fondamentale, non voglio fare questo video super lungo, allora però ce n'è uno che devi recuperare. È quello la base di tutto il mio lavoro, se non l'hai già visto ti consiglio assolutamente di partire da lì, ed è il video che ti linko sia in descrizione sia qui sopra, che parla della differenza tra il pensiero duale e il pensiero circolare. Quindi un pensiero che divide per due tutto quanto e invece un altro sguardo sul mondo possibile che non ha affatto bisogno di dividere per due per capire le cose. Non è che si fa interessante? Vai che partiamo. Non hai visto il video? Sei andato a vedere il video? No? Vai subito a vedere il video. In ottica duale oppositiva, che è anche detto pensiero lineare, scusate la schiena, ci sono due parti percepite come opposte, che non si toccano o inquinano per nulla al mondo. Perché? Perché o sei l'una o sei l'altra. Non puoi essere notte e giorno contemporaneamente secondo questo tipo di pensiero. Non puoi essere profano e sacro contemporaneamente secondo questo tipo di pensiero. Appunto è un modo di vedere il mondo. Quando ci mettiamo su questo tipo di logica, quando il concetto di identità, la nostra scatolina di significato si parla di semantica. Quando questo significato si sposa con questa visione, cosa viene fuori? Viene fuori che da una parte c'è ciò che percepisco come io o come noi, dall'altra c'è il tu o il voi. Cosa succede? Se avrai guardato il video ti sarà subito chiaro che una delle due parti, sempre concepita come migliore dell'altra, è nell'essenza stessa di questo tipo di pensiero. Ovviamente, chi è che metteremo nella scatolina del bene e chi invece metteremo nella scatolina del male? Naturalmente, la percezione di sé va sempre nella scatolina dei buoni, mentre allora l'altro, il diverso da me e quindi il mio opposto, diventa il cattivo, il mio nemico. La cosa drammatica e divertente allo stesso tempo è che chiunque fa lo stesso ragionamento. Quindi tu che mi ascolti ti infilerai qua e a me mi infilerai di qua. Ed ecco che vengono fuori muri contro muri, perché quando questo tipo di pensiero patriarcale si impossessa di noi, non c'è modo di riuscire a vedere oltre. Quando si radicalizza questa percezione della propria identità, e attenzione, è sempre un'identità monolitica, la definirei, ciò che è diverso da quello in cui io mi riconosco diventa il mio opposto. Vedi? Perché ce n'è due di parti, non è che ce n'è 3, 4, 5, 6, ce n'è soltanto due possibili ed è qui l'inghippo, l'inganno, la fregatura, finché noi applichiamo
questa visione a tutto il mondo, scordiamoci di parlare di equilibrio, scordiamoci anche di parlare di integrazione, non è proprio possibile, ce la stiamo raccontando. Scordiamoci di parlare di pace, di cura, di rispetto. Questo è il pensiero della guerra, ci sarà sempre e solo comunque scontro. Attenzione! Che questo, essendo nell'ambito di un pensiero, definiamolo tranquillamente patriarcale, fomenta per forza un senso di scarsità. Perché? Perché o è l'una o è l'altro, o. Quindi se uno ha, l'altro non ha. E se io vedo quindi che qualcuno ha qualcosa, automaticamente il bias mentale diventa che non posso avere io. Se io parlo di una cosa, automaticamente vengo vista come escluderne un'altra. Ma non è così. Ecco perché è fondamentale imparare ad usare, a pensare secondo una logica differente, altrimenti continueremo a creare nuove etichette, nuove categorie, nuove identità monolitiche e a farci la guerra come in un motore perpetuo. Ma allora, la domanda è, siamo proprio sicuri che non ci sia un altro modo di vederci? Ma tu in cosa ti identifichi? Prova a prenderti 2 secondi e rispondere a questa domanda. Tu chi sei? Questa è un po' la chiave. Noi siamo condizionati, viene proprio fomentata questa cosa per riconoscerci in un'identità il più possibile, tra virgolette, forte perché, ripeto, monolitica, non perché sia forte veramente, in realtà è molto debole questo pensiero. Faccio un esempio stupidissimo, quello calcistico. Se io sono della Lazio, sia mai che sia anche della Roma. Altro che laziale, è un romanista arrabbiato, c'ha pure il cappelletto da romanista, e poi t'ho visto io, col binocolo. È sempre lo schema della partita di calcio e quindi baserò tutta la mia vita, i miei vestiti, le mie sciarpe, l'educazione dei miei figli sull'appartenenza al club Lazio o Roma. Sul serio? Solo che se noi sostituiamo Lazio-Roma con qualsiasi altro dibattito polarizzato, come ahimè ce ne sono moltissimi, vedrete la dinamica è esattamente la stessa. Ti riconosci nei vaccinati contro i non vaccinati o viceversa? La stessa cosa. Vogliamo tirare in ballo le diete? La stessa cosa. Chi mangia o non mangia che cosa? Contro il contrario. Vogliamo prendere la narrazione purtroppo ancora attuale alla nausea della donna che è o è santa o è stessa identica cosa. Donne con figli e donne senza figli. Affiliamo i coltelli, stessa cosa. La verità però è che in realtà nessuno si chiama nessuno di noi è una sola cosa. Ecco che voglio introdurre il concetto per me fondamentale del mio lavoro di identità cristallo. Com'è fatto un cristallo? Riusciamo a immaginarlo? Può avere molte facce, alcune opposte ad altre, ma accomunate dall'essere unico nella sua solidità. Per cui potrei avere una parte di me che sta qui e una in una faccia al suo opposto. Io sono in grado di mantenere insieme diverse parti di me. Magari qualcuna delle mie facce sarà comune, per esempio il gruppo dei rossi, che avranno tutte quante una faccia rossa. Ma è molto probabile che il gruppo dei rossi non sia l'unica identità nel quale mi riconosco. Potrei benissimo avere una faccia in comune coi verdi. E a sua volta i verdi potranno avere il loro cristallo con facce di colore ancora diverso. Questo ce l'avrà in comune verde con me, ma ci avrà i pallini in comune con qualcos'altro e così via. E così salta fuori che se riusciamo a non identificarci nell'identità unica, quella monolitica, noi sicuramente possiamo trovare dei punti in comune con praticamente chiunque. Non fosse altro che la base di tutti è comune ed è l'identità
umana. Per capire bene l'identità a cristallo devi aver visto il video che ti ho menzionato prima. Perché? Perché se noi riusciamo a pensare in un'ottica multipolare, viene a cadere tutto l'impianto teorico di pensiero del diverso uguale mio nemico. Nell'ottica dell'identità cristallo, la diversità rimane in piedi, tenuta insieme dal comune denominatore, che è unico di qualsiasi persona. Se io per me stessa sono disposta a vedermi come identità cristallo nel mio essere multisfaccettata, e se io applico questa cosa a me stessa, pian piano finisce che pure gli altri e le altre riesco a vederle esattamente nello stesso modo. E allora viene molto più difficile considerare una persona, banalizzarla nell'etichetta opposto da me, mio nemico o mia nemica. I danni che sta facendo questo fomentare sulle identità uniche e le sovranità uniche li stiamo avendo sotto gli occhi tutte e tutti. Non è per niente vero che questa è la natura dell'essere umano, o meglio, per natura abbiamo anche un bagaglio di aggressività, di paura della scarsità, ed è tutto quello che è nel nostro zainetto possibilità di sopravvivere. Qual è il fatto però? Che noi viviamo in comunità umane, e allora magari approfondiremo in un altro video perché viviamo in comunità umane. Perché quello di fare comunità è la strategia di sopravvivenza che più ha funzionato per la nostra specie, che non ha chissà che zanne, artigli o grandi chilometri orari nella corsa, non ha tutta sta gran forza, se proprio lo vogliamo dire, e in qualche modo dovevamo campare, quindi abbiamo fatto gruppo tra noi. L'avere smarrito anche questo significato ha fatto sì che siamo riuscite e riusciti a trasformare il mio vicino o la mia vicina, la persona con cui sto vivendo, in un atavico nemico, e questo è stato fomentato perché culturalmente noi abbiamo questo zainetto con qualità che possiamo utilizzare anche per combattere, difenderci, attaccare, ma abbiamo un grossissimo zainetto nel nostro DNA anche per cooperare, collaborare, prenderci cura l'une delle altre e gli uni degli altri in tutte le combinazioni possibili. Trovi un po' di miei video in questo canale, tra l'altro. Ti iscrivi? Vero che ti iscrivi? Sì che ti iscrivi! Iscriviti e attiva la campanella, così sarai sempre avvisato quando pubblicherò un nuovo video. Ma ti linko un paio di video, te li metto sia in descrizione sia qui sopra, prima l'uno poi l'altro, su altre culture che tuttora esistono nel mondo che hanno preferito mandare avanti lo zainetto di cura reciproca e di cooperazione, senza farsi la guerra l'un l'altra. Quindi vuol dire che tutto ciò è possibile. Il modo in cui faremo andare il mondo dipende veramente dal modo in cui siamo disposti e disposti ad osservarlo questo mondo. Io su questo investo moltissimo e per questo troverai il mio libro che è in prossima uscita o potrebbe anche essere già uscito, in tal caso trovi il link in descrizione, trovi la mia newsletter sempre con il link in descrizione oppure sui social Instagram o Facebook. Questo perché? Perché da sole non si combina niente, ma possiamo fare grandi cose insieme, a cominciare da un nuovo paradigma che sia in grado di destrutturare una realtà che ormai è ammuffita e porre le basi di un nuovo umanesimo. Ti aspetto al prossimo video.